Bentornati sul canale per questo nuovo video, il secondo della serie. Dopo aver visitato Nanchino, eccomi a Shanghai, che con più di 40 milioni di persone è una delle città più popolose al mondo. Ricordo che l'Italia ha 58 milioni di abitanti, quindi Shanghai ha 2/3 degli abitanti di tutto il nostro paese. La città è ovviamente modernissima e i suoi palazzi sono a dir poco spettacolari, ma non mi limiterò ad esplorare solo le zone più all'avanguardia. Visiterò anche siti storici, come il sito del primo congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, e vari quartieri più autentici. Tutto questo in sole 24 ore. Ovviamente la città meriterebbe molto più tempo per essere esplorata, ma per questa volta ho deciso di dedicare più tempo alla Corea del Sud, che mostrerò nei prossimi video. Quindi intanto preparatevi a godervi questo nuovo viaggio, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, è un click che a voi non costa nulla, ma a me aiuta tantissimo, e copritevi per bene perché qui fa veramente freddo. Carissimi, buonasera da Shanghai. Sono arrivato qua con un treno da Nanchino, treno molto comodo, molto veloce. Ho fatto il check-in in hotel, che fa molto ridere, non tanto perché la stanza sia molto ma molto piccola, ma perché il posto è da condividere con un'altra persona, cioè c'è un letto a castello e sopra di me ci sarà un'altra persona. Però la cosa bella è che c'è un bagno pulito, con l'acqua calda e col WC giapponese, quindi dai, meglio della scorsa notte. Comunque sono uscito adesso, sto facendo un primo giro per la città, e anche perché domani avrò veramente poco tempo, visto che ho i soliti problemi per il check-in online, avrò praticamente metà giornata qua a Shanghai. Visto che il mio hotel è in centro, mi dirigo subito verso uno dei pezzi forti in città. Forse è la zona più famosa in assoluto. Eccomi lungo il Bund, un viale con una splendida vista sul quartiere moderno. Prima mi ero detto, ma forse potevo stare a Nanchino un po' di più e saltare del tutto Shanghai. Poi sono arrivato qua e direi che ho fatto più che bene a passare una serata qua. Qui ho parecchia fortuna perché dopo pochi minuti l'Oriental Pearl Tower si spegne. Sono giusto riuscito a fare un paio di foto e video. Questa torre dovrebbe essere la quarta più alta di tutta l'Asia, nonché una delle torri di telecomunicazioni più alte al mondo. Oltre a questo c'è anche la Torre di Shanghai, che con 632 metri è il grattacielo più alto della Cina e il quarto più alto al mondo. Comunque anche alle mie spalle gli edifici sono molto belli, anche se molto diversi, visto che sembrano quasi europei. Comunque anche qui tutte macchine elettriche e spettacolo. La cosa bella dei veicoli elettrici è che praticamente non si sentono e contribuiscono a mantenere l'aria un po' più pulita. Poi mi sposto verso Nanjing Street, una delle vie più conosciute della città per i suoi moltissimi negozi. Qui vengo approcciato da più persone, sia uomini che donne, che hanno cercato di convincermi a andare in centri massaggi. Attenzione perché sono veramente insistenti e all'inizio ti traggono in inganno perché sembrano semplicemente curiosi. Purtroppo il turismo sessuale in Cina è ancora molto comune. La mattina dopo mi sveglio incredibilmente con il bel tempo. C'è addirittura il cielo quasi azzurro, il che è una rarità per la città. Prendo un taxi con l'applicazione DT China e arrivo al quartiere Tianzifang. Questo venne costruito negli anni 30 come zona residenziale.
Si trova all'interno dell'ex concessione francese di Shanghai e oggi ospita negozi, baretti e gallerie d'arte. Sinceramente è piacevole, ma l'ho trovato un po' hipster. Sembra stato allestito appositamente per i turisti. A proposito di francesi e colonialismo, una cosa da sapere è che la moderna Shanghai iniziò a prendere forma a metà 1800, con l'arrivo prima degli inglesi e poi di francesi e americani. Pochi anni dopo la città era il principale porto del paese, il che ovviamente portò arricchimento, ma anche vari problemi e conflitti, come la guerra dell'oppio. Con europei, americani e giapponesi ad approfittarne, Shanghai diventò sinonimo di sfruttamento e vizi. Ad inizio 1800, poveri lavoratori sfruttati iniziarono a abbracciare opinioni radicali e così vennero poste le basi per la fondazione nel 1921 del Partito Comunista Cinese. E a questo proposito è proprio qui che, dopo qualche controllo per entrare, arrivo al sito dove si tenne il primo congresso nazionale del Partito Comunista Cinese. Questo nel 1949 assunse il controllo della città. Al giorno d'oggi il partito conta più di 99 milioni di membri. Comunque tutto recintato con un sacco di polizia. Qualcuno penserà che, visto il numero altissimo di abitanti, sia impossibile spostarsi se non con metro o taxi. Ma in verità, se vi piace camminare, almeno la metà di quanto piace a me, la città si gira molto facilmente anche a piedi. Ovviamente alcune zone vanno per forza raggiunte con qualche mezzo, però in generale le zone pedonali sono sempre presenti. E a questo proposito, dopo qualche chilometro, arrivo nella zona del giardino del mandarino Hue. Questa è una delle più conosciute e affollate in città. La prima tappa qui è il City God Temple, la cui entrata costa 10 yuan. Inizialmente questo tempio era dedicato allo spirito di Jinshan, o Montagna Dorata, un'isola che si trova vicino alla città. Venne poi convertito nel City God Temple nel 1403. Trovandosi all'interno delle vecchie mura della città, il tempio è sempre stato molto vissuto, molto frequentato. Dal 1951 divenne però un centro taoista. Alla costruzione vennero apportati alcuni cambiamenti, tra cui la rimozione di qualche statua. Dopo il tempio mi faccio un giro per il quartiere, che, come ho detto, è molto frequentato. Qui ci sono vari stand, negozi e anche il giardino del mandarino Hue. Io ho deciso di non visitarlo, perché avrei dovuto farlo veramente di corsa.
Comunque, anche senza entrare, la zona è molto carina e in occasione del Natale, barra ultimo giorno dell'anno, ci sono anche queste installazioni molto colorate e molto fantasy. Poi inizio a affrettarmi perché non vorrei mai perdere il volo per Seoul, infatti dopo Nanchino e Shanghai farò 11 giorni in Corea del Sud. Ripasso per il lungo fiume, che volevo vedere anche con la luce del sole. Ripeto, sole che è molto raro incontrare in città così inquinate. Mi godo molto bene la zona visto che c'è proprio una bella luce e anche persone un po' strane che fanno dirette sui social. Comunque la città mi è piaciuta, devo dire meno rispetto a Nanchino, però è anche vero che ho visto meno qua a Shanghai, perché so che sicuramente ci tornerò. Detto questo, l'ho trovata una città piacevole, facile da girare, economica e con modernità e tradizione che coesistono. Quindi per me è approvata. Ultimi passi per queste zone e inizio a ringraziarvi per essere rimasti fino alla fine del video. Vi chiedo inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. In questo modo aiuterete me e non vi perderete i miei prossimi viaggi. Noi ci vediamo prestissimo dalla Corea del Sud.